Salve a tutti e benvenuti nella mia scrap room. Io sono Sandra e oggi vi propongo un uso alternativo della fustella tag interattiva della Coppia Creativa. Curiosi? Allora venite con me! Per realizzare la scatolina innanzitutto andiamo a preparare la base con un pezzo di cartoncino che misura 18 x 21,5 cm. Successivamente andiamo a decorare e quindi a creare la parte superiore della scatola utilizzando un pezzo di pattern della Coppia Creativa che misura 8 x 11,5 cm e poi andiamo a prendere le nostre fustellate, una tag, due pezzi di tag interattiva, un terzo pezzo che andiamo ad utilizzare solo la parte centrale e una parte del bannerino. Infine una timbrata Buon Natale. Fondamentali in questo progetto sono sicuramente alcuni semplici strumenti come ad esempio la riga. Io in questo caso utilizzo la riga di cui vi ho parlato in un video precedente, di cui vi lascio il link nell'info box, ovvero una riga particolare perché schiacciando la parte centrale andiamo a bloccare completamente la riga sul foglio, quindi in questi casi è veramente utile. Poi utilizzeremo ancora un cutter e nel mio caso una taglierina. Potete anche utilizzare uno scoreboard o comunque uno strumento che consente di fare le cordonature. Prendiamo il pezzo di cartoncino 18 x 21,5 cm, andiamo a posizionarlo sulla pieghetta, quindi sulla taglierina, e andiamo a fare per ogni lato le stesse identiche pieghe. Quindi andiamo a fare la prima piega a 1 cm, la seconda piega a 2,5 cm, la terza piega a 3,5 cm. Per comodità io giro il cartoncino e vado a farla a 3,5 spostandomi da questa parte. E la quarta piega a 5 cm. Quindi ripetiamo: 1, 2,5 cm, 3,5, 5 cm. Queste stesse dimensioni andiamo a riportarle sia dalla parte opposta, sia in alto sia in basso. Dopo aver realizzato tutte le pieghe in tutti gli altri lati, andiamo a marcare tutte le pieghe fatte. Adesso prendiamo le forbici e facciamo dei tagli. Intanto ci giriamo il contrario. Allora facciamo un taglio sul lato lungo fino ad arrivare dalla prima piega alla parte centrale. Tagliamo dalla parte opposta e andiamo a creare una piccola aletta. Ripetiamo sul lato opposto e dagli altri 3 lati. A questo punto andiamo a fare gli ultimi tagliettini, quindi prendiamo la matita e la riga e segniamo dal lato lungo, quindi nei lati lunghi, andiamo a fare un segnetto a 1 cm in alto e poi andiamo a fare un segnetto a un altro centimetro alla seconda piega. E uniamo lo spigolo al punto che abbiamo appena segnato, in questo modo.
Ripetiamo sia sul lato opposto sia sugli altri due lati e poi vi faccio vedere che andiamo a tagliare per creare la cornicetta interna. Questa è la sagoma completa della scatola. A questo punto non ci resta che incollare. Partiamo dai lati corti. Quindi rimarchiamo all'interno questa piega e mettiamo la colla sul fondo. Ecco la base della scatolina. Adesso rivestiamo la parte superiore e prendiamo il pezzo di cartoncino che misura 8 x 11,5 cm e andiamo a fare un taglio interno ed esattamente andiamo a ricreare. Allora, lateralmente dobbiamo lasciare 1,2 cm dal bordo, mentre in alto 1,5 cm. E incolliamo sia l'esterno sia l'interno. Prendiamo il meccanismo e allora andiamo a tagliare una delle due basi, tagliamo l'interno. Vi consiglio di guardare il video che trovate proprio cliccando qui, interamente dedicato al Natale. Allora, vi è piaciuta questa idea di utilizzare la tag interattiva per creare una scatoletta portacioccolata? Se è così fatemelo sapere nei commenti. A presto! Ciao ciao!